Ciao ragazzi, come state? Io sono Wendy e oggi vorrei che mi accompagniate a pulire casa in modo semplice e veloce. Inizio con la pulizia delle tovagliette americane. Le ho lasciate in ammollo in acqua con candeggina ieri sera, quindi sono pronte per essere risciacquate. Le sciacquo bene e le metto ad asciugare. Questo è un ottimo modo per rimuovere macchie e batteri e avere un tavolo sempre pulito. Nei miei piani oggi ci sono la pulizia del frigorifero e del piano lavoro. Però prima lasciatemi fare una lavata veloce a queste cosine della colazione. Come vi dicevo, nei miei piani oggi si trovano concentrarmi nella pulizia del frigo e non tanto del piano lavoro, che ci passo sempre, ma delle ante della cucina. Alcune sono un po' macchiate. E come faccio sempre, farò anche le pulizie di routine. Dopo aver sistemato tutto, passo ai ripiani del frigorifero. Rimuovo se c'è del cibo scaduto e pulisco le superfici con detersivo per i piatti. Lo faccio sotto il rubinetto e uso acqua calda per risciacquare. Per me questo è uno dei metodi migliori per lavare il frigo. Ti permette di vedere dove si nasconde lo sporco e in più, se c'è poco spazio, come nel mio caso, mi permette muovermi meglio. Alla fine asciugo e ripongo tutto per bene. Un suggerimento? Approfitta di lavare il frigo quando ci sono pochi alimenti. Te ne rendi conto di quanto ne hai ed è più facile pulire. Mi dedico adesso alle superfici della cucina, rimuovendo polvere, macchie e grasso. Un'aria pulita rende la cucina più accogliente e pronta per cucinare. Acqua e un po' di sgrassatore mi aiuteranno a rimuovere tutto. Vado risciacquando e asciugando con un panno pulito allo stesso tempo. Alcune volte quando faccio questi lavori mi guardo un po' di serie o semplicemente dei video motivazionali di altre ragazze.
mi danno una carica in più. Anche te guardi alcuni dei nostri video per motivarti o li guardi la sera per rilassarti? Molte ragazze mi dicono che trasmettiamo serenità e anche che prendono degli spunti per alcune pulizie. Se vuoi lasciaci in un commento perché guardi i nostri video. Ti ringraziamo di antemano. Adesso è il momento di dedicarmi al salotto. Inizio a sistemare i cuscini del divano. Piego la coperta e sistemo il copridivano. In questi giorni toccherà lavare anche questi. Parlo dei copricuscini e il copridivano. Poi, dando un'occhiata alle sedie trasparenti del tavolo da pranzo e al tavolino da caffè, mi assicuro che siano puliti e ordinati. Per chi è arrivato da poco, utilizzo per questo lo spray The Chief al profumo di oli essenziali di arancia. Prenderò un panno e un multisuperfici profumato per levare delicatamente la polvere. Se qualcuno si chiede come faccio dopo con i panni che utilizzo per le mie pulizie, li metto dentro una bacinella in ammollo in acqua calda con un tappo di candeggina e del sapone. Quando si raffredda l'acqua, sciacquo e asciugo in uno stendino o sopra i termosifoni. Faccio così anche quando lavo il moscio. Il salotto è sistemato. Prendo la lavapavimenti e passo in queste stanze. Questo passaggio è fondamentale per rimuovere lo sporco e rende i pavimenti puliti più velocemente. All'acqua ho aggiunto un po' di questo igienizzante. Un pavimento pulito cambia completamente l'aspetto di una stanza. In cameretta inizio rifacendo il letto che era a prendere aria.
Sistemare il letto è un gesto semplice ma molto gratificante. Poi pulisco un po' la scrivania e anche il pavimento, assicurandomi che non ci siano polvere e briciole. La cameretta è ora un luogo accogliente e ordinato. Passo ora alla camera da letto e ripeto gli stessi passaggi. Rifaccio il letto e ripasso velocemente con il panno la polvere. Dopo pulirò il pavimento. Avere un ambiente pulito e ordinato nella camera da letto è fondamentale per un buon riposo. Ti suggerisco di avere in questi ambienti degli oggetti che veramente piacciono a te e abbiano una storia carina dietro. Dei libri se ti piace leggere e qualche candela o incenso per rendere lo spazio accogliente ma anche con delle buone energie. In bagno pulisco velocemente il lavandino, il WC e il bidet. Mi sta piacendo moltissimo lo spray della Cif anticalcare per il bagno. E se ti chiedi qual è la mia routine per pulire la doccia, ti dico che la lavo in profondità una volta a settimana. E per la pulizia quotidiana ultimamente sto usando il Viacal Doccia, che è una meraviglia. Con una passata mi lascia i vetri brillanti. Per disinfettare passo un po' di alcol su queste superfici. Alla doccia, come ti dicevo prima, con il Viacal senza risciacquo. Ti
suggerisco, per allontanare le macchie di gocce sul vetro, di tenere a mano dopo ogni doccia un tergicristalli. Allungherai il pulito nei tuoi vetri. Ed ecco fatto, la mia casa è ora pulita e ordinata. Vi ringrazio per aver guardato e per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!